Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Crystal Sol Baxter SpA. Ultimo aggiornamento 6 novembre 2021. Cos'ha Crystal Sol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Crystal Sol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Crystal Sol? Crystal Sol ha un farmaco a base del principio attivo sodio cloruro più potassio cloruro più magnesio cloruro più sodio acetato più sodio gluconato, appartenente alla categoria delle soluzioni endovena elettrolitiche e nello specifico soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico. È commercializzato in Italia dall'azienda Baxter SpA. Crystal Sol può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Crystal Sol soluzione per infusione 10 sacche 1000 ml. Crystal Sol soluzione per infusione 20 sacche 500 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Baxter SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: sodio cloruro più potassio cloruro più magnesio cloruro più sodio acetato più sodio gluconato. Gruppo terapeutico: soluzioni endovena elettrolitiche. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: Crystal Sol è indicato per la reintegrazione di liquidi, per esempio dopo ustioni, trauma cranico, frattura, infezione e irritazione peritoneale, come reintegrazione intraoperatoria di liquidi, nello shock emorragico e in condizioni cliniche che necessitino di rapide trasfusioni di sangue, compatibilità con il sangue, nell'acidosi metabolica da lieve a moderata, anche in caso di compromissione del metabolismo del lattato. Posologia. Adulti, anziani e adolescenti, dall'età di 12 anni in poi. Il dosaggio e la velocità di somministrazione dipendono dall'età, dal peso, dalle condizioni cliniche e biologiche del paziente e dalla terapia concomitante. Il dosaggio raccomandato ha da 500 ml a 3 litri/24 ore. Velocità di somministrazione. La velocità di infusione è in genere di 40 ml/kg/24 ore negli adulti, negli anziani e negli adolescenti. Quando il medicinale ha utilizzato per la reintegrazione intraoperatoria di liquidi, la velocità normale può essere che elevata ed è di circa 15 ml/kg/ora. Uso nei pazienti geriatrici. Quando si sceglie il tipo di soluzione di infusione e il volume la velocità di infusione per un paziente geriatrico, considerare che i pazienti geriatrici hanno in genere una maggiore probabilità di soffrire di malattie cardiache, renali, epatiche e di altro tipo o di essere trattati con una terapia farmacologica concomitante. Uso nei pazienti pediatrici. La sicurezza e l'efficacia di Crystal Sol nei bambini non sono state definite nel corso di studi adeguati e ben controllati. Il trattamento di pazienti pediatrici è descritto nella letteratura. Il dosaggio varia con il peso: 0-10 kg di peso corporeo, fino a 100 ml/kg/24 ore, 10-20 kg di peso corporeo, 1000 ml più 50 ml/kg oltre 10 kg/24 ore. La velocità di somministrazione varia con il peso: 0-10 kg di peso corporeo, 6-8 ml/kg/ora, 10-20 kg di peso corporeo, 4-6 ml/kg/ora. Modo di somministrazione. La somministrazione avviene per via endovenosa. La soluzione deve essere somministrata con un'apparecchiatura sterile utilizzando una tecnica asettica. È necessario eseguire il priming dell'apparecchiatura con la soluzione per prevenire l'ingresso di aria nel sistema. La soluzione può essere somministrata prima, durante o dopo una trasfusione di sangue. In considerazione della sua isosmolarità, la soluzione può essere somministrata in una vena periferica. Prima della somministrazione, quando la soluzione e il contenitore lo permettano, la soluzione deve essere controllata per individuare l'eventuale presenza di particelle e scolorimento. Non somministrare se la soluzione non ha limpida e se il sigillo non è intatto. Non estrarre l'unità dall'involucro esterno fino al momento dell'uso. La sacca interna mantiene la sterilità della soluzione. Somministrare immediatamente dopo l'inserimento del set di infusione. Non usare contenitori di plastica connessi in serie.
Un uso di questo tipo può causare un'embolia gassosa dovuta all'aria residua aspirata dal contenitore primario prima del completamento della somministrazione del liquido dal contenitore secondario. La pressurizzazione delle soluzioni endovenose contenute nei contenitori di plastica flessibile per aumentare la velocità di flusso può provocare un'embolia gassosa se l'aria residua nel contenitore non viene completamente eliminata prima della somministrazione. L'uso di un set di somministrazione endovenosa dotato di sfiato può causare un'embolia gassosa quando lo sfiato è in posizione aperta. I set di somministrazione endovenosa dotati di sfiato non devono essere usati con contenitori di plastica flessibile quando lo sfiato è in posizione aperta. È possibile introdurre integrazioni prima dell'infusione o durante l'infusione attraverso il punto di iniezione. Controindicazioni. La soluzione è controindicata nei pazienti con iperkaliemia, insufficienza renale, blocco cardiaco, alcalosi metabolica o respiratoria, ipocloridria, ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Equilibrio elettrolitico. Crystal Sol non ha indicato per il trattamento dell'alcalosi ipocloremica/ipokaliemica. Crystal Sol non ha indicato per il trattamento primario dell'acidosi metabolica grave AN copyright per il trattamento dell'ipomagnesemia. Uso nei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazione correlata alla presenza di sodio, corticoidi/steroidi e carbenoxolone, che sono associati a ritenzione di sodio e idrica, con edema e ipertensione. Interazione correlata alla presenza di potassio. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Crystal Sol insieme ad altri farmaci come Eurosaldactazide a euro, Eurosaldactone a euro, Euroscalcilex a euro, Euroscalcitriolo Doc Generic a euro, Euroscalcitriolo Ega euro, Euroscalcitriolo Milan Generix a euro, Euroscalcitriolo Teva a euro, Euroseplerenone Accorda a euro, Euroseplerenone Doc Generic a euro, Euroseplerenone CK a euro, Euroseplerenone Milan a euro, Eurosflux 40 a euro, Eurosinspra a euro, Euroslasitone a euro, Eurosluvion a euro, Eurosrocaltrol a euro, Eurosilchis a euro, Eurospiridazide a euro, Eurospirfur a euro, Eurospirulang a euro, Eurosurrectone a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Crystal Sol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Crystal Sol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e allattamento. Non sono disponibili dati adeguati sull'uso di Crystal Sol soluzione per infusione in donne in gravidanza o che allattano al seno. I rischi e i benefici potenziali vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono disponibili informazioni sugli effetti di Crystal Sol soluzione per infusione sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Nell'esperienza post-marketing con varie soluzioni di elettroliti simili a Crystal Sol, sono state segnalate le seguenti reazioni avverse, elencate in base alla classificazione per sistemi e organi secondo Medra, SOC, System. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio o una somministrazione troppo rapida potrebbero determinare un sovraccarico di acqua e sodio con rischio di edema, in particolare in presenza di escrezione renale di sodio difettosa. In questo caso potrebbe essere necessaria un'ulteriore dialisi renale. La somministrazione eccessiva di potassio può causare lo sviluppo di iperkaliemia, in particolare nei pazienti con danno renale. I sintomi comprendono parestesia delle estremità, debolezza muscolare, paralisi, aritmie cardiache, blocco cardiaco, arresto cardiaco e confusione mentale. Il trattamento dell'iperkaliemia comporta la somministrazione di calcio, insulina, con glucosio, bicarbonato di sodio, resine a scambio o dialisi. Una somministrazione parenterale eccessiva di sali di magnesio causa lo sviluppo di ipermagnesemia, segni importanti della quale sono perdita di riflessi dei tendini profondi e depressione respiratoria, entrambe dovute a un blocco neuromuscolare. Altri sintomi di ipermagnesemia potrebbero comprendere nausea, vomito, rossore della pelle, sete, ipotensione dovuta a vasodilatazione periferica, sonnolenza, confusione, debolezza muscolare, bradicardia, coma e arresto cardiaco. Un paziente con ipermagnesemia sopraletale è stato trattato con successo utilizzando ventilazione assistita, calciocloruro, somministrato per via endovenosa, e diuresi forzata con infusioni di mannitolo.
Una somministrazione eccessiva di sali di cloruro può causare una perdita di bicarbonato con effetto acidificante. La somministrazione eccessiva di composti quali sodio acetato e sodio gluconato, che vengono metabolizzati per formare l'anione bicarbonato, possono causare ipocaliemia e alcalosi metabolica, in particolare nei pazienti con funzionalità renale ridotta. I sintomi possono comprendere modificazioni dell'umore, stanchezza, dispnea, debolezza muscolare e battito cardiaco irregolare. Possono svilupparsi ipertonicità muscolare, contrazioni e tetania, in particolare nei pazienti ipocalcemici. Il trattamento dell'alcalosi metabolica associata al sovradosaggio di bicarbonato consiste prevalentemente della correzione appropriata dell'equilibrio idrico ed elettrolitico. Quando il sovradosaggio ha correlato a farmaci aggiunti alla soluzione infusa, i segni e i sintomi di infusione eccessiva saranno associati alla natura del medicinale aggiunto. In caso di infusione eccessiva accidentale, il trattamento deve essere interrotto e il paziente deve essere posto sotto osservazione per individuare i segni e i sintomi specifici correlati alla somministrazione del farmaco. Devono essere adottate le relative misure sintomatiche e di supporto necessarie. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Aeros elettroliti A Euro-S, codice ATC. Aeros B05BB01 Aeros. Crystal Sol ha una soluzione isotonica di elettroliti. Gli elettroliti che costituiscono Crystal Sol soluzione e le loro concentrazioni sono pensati per corrispondere a quelli, proprietà farmacocinetiche. Le proprietà farmacocinetiche di Crystal Sol soluzione sono quelle degli ioni inclusi nella sua composizione: sodio, potassio, magnesio, cloruro, acetato e gluconato. Gli acetati vengono metabolizzati dai tessuti muscolari e periferici. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici di sicurezza di Crystal Sol soluzione per infusione negli animali non sono pertinenti perché i suoi costituenti sono componenti fisiologici del plasma animale e umano. Non si prevedono elenco degli eccipienti. Acqua per preparazioni iniettabili. Sodio idrossido per la regolazione del pH. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.